Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, il vostro punto di riferimento per scoprire i retroscena più intriganti del mondo dello spettacolo. Se volete sostenere il mio lavoro, ricordate di premere mi piace, iscrivervi e, per i più appassionati, cliccare su Unisciti. Grazie di cuore, ogni vostro gesto rende possibile un nuovo approfondimento. Oggi vi porto dentro una vicenda che ha acceso i riflettori su Can Yaman e Dimet Özdemir, due volti amatissimi che, anche quando seguono strade professionali diverse, continuano a far battere il cuore dei fan con ogni loro incontro. Questa volta, però, il clamore non nasce da un set o da un red carpet, ma da un episodio domestico che ha preso tutti di sorpresa: l'arrivo di Can a casa di Dimet, in accappatoio, sotto gli occhi attenti di fotografi e vicini curiosi. Da quel momento, la domanda ha preso fuoco: semplice gesto di confidenza fra amici o indizio di un'intimità ritrovata? Una mattina qualunque, fino a un certo punto. Tutto inizia alle prime luci di un martedì di metà settimana, quando un SUV scuro si ferma davanti all'ingresso secondario di un elegante complesso residenziale sul lato europeo di Istanbul. A bordo c'è Can Yaman, che nelle ore precedenti ha concluso una sessione di allenamento in un centro sportivo poco distante. Il dettaglio spiazzante? L'attore indossa un accappatoio bianco sopra un completo tecnico. Nulla di scandaloso in sé, ma abbastanza inusuale da far drizzare le antenne a chiunque lo avvisti. Secondo la ricostruzione di un vigilante del residence, il primo a notare la scena, Can parcheggia, saluta con un cenno, prende una piccola borsa a tracolla e si avvia verso l'ascensore che porta al piano di Dimet Özdemir. Nessuna guardia del corpo, nessuno staff al seguito, un ingresso volutamente sobrio, quasi volesse passare inosservato. Peccato che in quell'edificio, alle 7 del mattino, sia già in corso il consueto via vai di dog sitter, addetti alle pulizie e residenti diretti negli uffici. Qualcuno scatta una foto, qualcun altro gira un breve video. In pochi minuti il materiale finisce in un gruppo Telegram frequentato da fan club e paparazzi. Il battito del web, dall'anonimato alla tendenza globale. Alle 9:12 la prima immagine raggiunge un profilo Instagram dedicato alle celebrity sighting turche, con la didascalia: Can Yaman avvistato in accappatoio a casa di Dimet. Reunion segreta? Nel giro di mezz'ora l'hashtag cancelletto Can Dimet Morning vola in trending topic. Blog di gossip, account di moda, pagine fan internazionali, dall'America Latina all'Italia, rilanciano lo scatto. Le domande si moltiplicano. Perché un accappatoio? Era già lì dalla sera prima? Hanno girato una pubblicità? In tarda mattinata una testata online pubblica un breve filmato, quello registrato da un vicino con il cellulare, che mostra Can sorridere al portiere, citofonare e salire. L'audio è sfocato, ma si coglie un "ci vediamo dopo" rivolto al personale di servizio. Il frammento, pur rispettando la privacy, niente interni inquadrati, nessun numero di appartamento, basta incendiare i commenti. C'è chi parla di colazione romantica, chi di prove costume per una campagna, chi di semplice amicizia tra due professionisti che si conoscono da anni. Il silenzio della coppia e le ipotesi dei team. A fine giornata né Can né Dimet rilasciano dichiarazioni. I rispettivi uffici stampa rispondono con formule identiche, nessun commento su questioni private non collegate ai progetti in corso. Una mossa prevedibile, evitare di alimentare la narrazione, ma che, paradossalmente, rende la storia ancora più succosa. Fonti interne, rimaste anonime, offrono versioni discordanti. Un assistente di produzione racconta che Can, impegnato in una pubblicità d'alta gamma, aveva fissato con Dimet una sessione di lettura per un progetto ancora top secret, un corto per una piattaforma di streaming che vuole riunirli in ruoli drammatici, lontani dalla commedia romantica che li ha resi celebri. L'accappatoio, dice questa fonte, sarebbe il residuo di un costume di scena, una campagna wellness girata all'alba, recapitato direttamente a Dimet per uno scatto promozionale. Un truccatore che lavora spesso con Dimet offre invece un'altra chiave. La mattina incriminata era stato programmato un shoot fotografico nella palestra condominiale. L'idea era mostrare i due attori in una situazione quotidiana, informale, a supporto di un marchio di lifestyle che promuove benessere e routine mattutina. Le riprese dovevano restare riservate finché il brand avesse lanciato la campagna.
C'è poi chi sussurra una terza opzione, più personale. Khan avrebbe portato a Dimet un regalo simbolico. Un set di oli essenziali e un kimono spa, perché lei, reduce da settimane di set intensi, lamentava dolori alla schiena. Quel gesto di cura sarebbe stato immortalato per caso dal vicinato troppo vigile. La reazione dei fan, tra entusiasmo e protezione. Nonostante l'effetto bomba, molti fan scelgono toni rispettosi. Sulle piattaforme spuntano messaggi come: lasciate che vivano la loro vita, se sono amici va bene, se sono più che amici ancora meglio, l'importante è che siano felici. Altri, invece, sognano a occhi aperti un ritorno di fiamma, fanart, video edit con colonne sonore malinconiche, citazioni di dialoghi di Erken Chikos. In pochi giorni i contenuti generati dagli utenti superano il 1.000.000 di interazioni, ma, e questo è un cambio culturale interessante, si moltiplicano anche i post che invitano a non condividere le foto frontali scattate senza consenso. L'industria osserva: contratto in vista o tempesta da gestire? I rumor su nuovi progetti crescono. Una piattaforma internazionale, che da mesi corteggia entrambi per una miniserie ambientata fra Istanbul e Roma, potrebbe sfruttare l'eco mediatica per chiudere gli accordi. Ma c'è un rischio: se l'attenzione diventa troppo invasiva, entrambi gli attori potrebbero tirarsi indietro per proteggere la ritrovata serenità professionale. I loro agenti si muovono su un filo: capitalizzare il buzz senza farlo esplodere in una valanga ingestibile. Nel frattempo, brand di cosmesi e wellness intravedono un'occasione d'oro, una coppia reale, o presunta, che promuove prodotti legati alla cura di sé. Trattative lampo partono per accaparrarsi storie di backstage, ma chi ha lavorato con Khan e Dimet sa che entrambi hanno imparato a dire no a offerte che non rispettano i propri ritmi. Il contesto culturale, privacy e rispetto in Turchia 2025. Da anni in Turchia si discute di diritto alla privacy per le celebrità. Le normative sono cambiate: pubblicare immagini scattate in spazi privati o semi-privati senza consenso può costare multe pesanti. In questo caso, però, l'ingresso condominiale è considerato zona grigia, non del tutto privata, non del tutto pubblica. Gli avvocati dei due attori potrebbero invocare la tutela dell'immagine, ma i legali dei tabloid potrebbero opporre il diritto di cronaca. È la stessa tensione che ha accompagnato casi simili in passato, con esiti imprevedibili. Oltre l'accappatoio, che cosa resta di questa storia? Al netto delle speculazioni, l'episodio rivela due certezze. Khan Yaman e Dimet Özdemir restano un brand potentissimo, capace di smuovere numeri da capogiro con un semplice gesto quotidiano. Il pubblico sta imparando, lento ma costante, che dietro la curiosità c'è una linea rossa: la salute mentale e la libertà di chi vive sotto i riflettori. Fra qualche settimana sapremo se quel martedì mattina era il primo capitolo di un progetto artistico o, più banalmente, l'istantanea di un'amicizia che non ha bisogno di definizioni per esistere. Intanto, la storia ci ricorda che la realtà non sempre coincide con l'immagine. Un accappatoio può essere tanto un costume di scena quanto un abbraccio di conforto. Conclusione: la domanda è aperta, la risposta richiede tempo. E voi, cosa ne pensate? Interpretate l'episodio come un indizio di un ritorno di fiamma o come la prova che super busy friends possono concedersi momenti di normalità senza dover spiegare tutto? Scrivetemelo nei commenti. Leggo ogni messaggio e seleziono i più interessanti per il prossimo video. Se il racconto vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Vi prometto ulteriori aggiornamenti, ma sempre con la calma che serve per separare i fatti dal frastuono. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Alla prossima!